Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione delle voci per i nostri menu. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, definiamo la modifica e la cancellazione delle voci menu. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione front-end e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo modifica voci menu, identificativo modifica voci, descrizione pagina dedicata alla modifica della voce menu selezionata, nome file contenuto principale modifica voci.php, creiamo il file con il form per l'inserimento dei dati. Dalla precedente videoguida ho aggiunto anche per il contenuto secondario la possibilità di definire il nostro file con la tabella elenco dati, e nella prossima videoguida, dove ci dedicheremo alla creazione delle nostre pagine, vedremo il risultato della creazione di questo file. Quindi qua ci andrà elenco voci.php e non creiamo il file ma utilizziamo quello creato nella precedente videoguida. Redirect, visibilità menu e posizione voce non ne abbiamo bisogno, quindi inseriamo la nostra pagina. Poi come sempre ci spostiamo in amministrazioni, front-end, e definiamo l'azione associata alla tabella elenco voci, quindi sarà elenco voci, quindi pulsanti elenco voci menu, e poi definiamo i pulsanti per la modifica e la cancellazione delle voci menu. Quindi modifica voce, pulsante modifica voce menu selezionata, azione pulsante elenco voci, funzione da richiamare seleziona voce, creiamo il file con la funzione per il redirect, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect, dobbiamo andare a modifica voci menu, percorso immagine icone bedit.png, posizione 1 e messaggio conferma non ne abbiamo bisogno. Visto che ci siamo, definiamo anche il pulsante per la cancellazione, quindi cancella voce, pulsante cancella voce menu selezionata, azione pulsante elenco voci, funzione da richiamare cancella voce, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect, una volta effettuata la cancellazione torniamo a voci menu, percorso immagine icone bdroup.png e posizione pulsante 2, messaggio conferma, sei sicuro di voler cancellare la voce menu selezionata, e salviamo. Ci spostiamo in front-end, gestione menu, voci menu del menu top, ci spostiamo nel nostro editor, elenco voci, apriamo il file elenco div per esempio, ci ricopiamo la colonna per i pulsanti e quindi pulsanti new colonna, e qua ci andrà id voce, settiamo le opzioni e visto che ci siamo definiamo le opzioni per tutti i nostri parametri, quindi ricopiamo le opzioni dalla tabella elenco div e ci modifichiamo i dati
delle opzioni. Quindi id set option, perfetto, nome, qua ci andrà nome voce, posizione va bene al 15, redirect gli diamo le direttive della descrizione, poi aggiungiamo le opzioni per i parametri, quindi parametri e la larghezza del redirect e dei parametri, quindi parametri opzionali e pagina redirect la suddividiamo, quindi magari il redirect lo lasciamo a 35 e 20% lo diamo invece ai parametri. Aggiungiamo la colonna per i pulsanti, quindi table aggiungi colonna pulsanti, e per finire associamo alla nostra tabella l'azione dei pulsanti, quindi table set azione, e qua ci va elenco voci. Salviamo, premiamo F5, perfetto, ci ha aggiunto i nostri pulsanti. Ora ci apriamo il file seleziona voce, quindi funzioni seleziona voce, e modifichiamo il campo da inoltrare tramite l'URL da record selezionato in voce. Salviamo, premiamo F5, clicchiamo su modifica voce menu home page e come vedete siamo in modifica voci menu e nell'URL ci ha passato anche la nostra voce. I dati della nostra tabella non sono compilati perché non stiamo ricevendo l'id del menu e la nostra query viene aggiornata tramite l'id menu, quindi ci apriamo il file modifica voci, recuperiamo l'id voce, quindi $id voce sarà uguale a $_get voce. Da voci menu ricopiamo il nostro form, l'azione sarà form modifica voce e quindi definiremo l'azione e il pulsante per il salvataggio delle modifiche. Nel campo hidden inoltriamo alla pagina per il salvataggio, quindi la pagina per il return come sempre, e qua l'id della voce che stiamo modificando. Poi ci spostiamo nell'intestazione del file e quindi se settato l'alert, ovviamente come sempre i dati ce li recupera dal salvataggio in sessione, altrimenti dobbiamo effettuare la nostra query e ricavarci ovviamente i dati della nostra voce dal database. Quindi faremo una select voce che sarà uguale a select stellina from voci menu where id voce è uguale a $id voce. Perfetto, ricaviamo il risultato, quindi res voce sarà uguale a MySQL query di connessione cell voce, ricaviamo i nostri dati, quindi MySQL fetch array di res voce. Per il menu selezionato ci serve il menu id, quindi dovremo modificare la nostra query e quindi select v.stellina, quindi tutte le occorrenze della tabella voci menu, virgola, e m.menuid, il campo menu id dalla tabella menu, from voci menu as v, inner join menu as m, e gli diciamo on v.fk menu è uguale a m.id menu,
e le diciamo where v.idvoce è uguale idvoce. Perfetto, quindi qua non ci andrà row menu ma row voce al campo menu id, ci ricaviamo gli altri dati, quindi voce menu, quindi dollarino voce menu sarà uguale a row di voce al campo voce menu, poi ci serve il redirect, quindi redirect sarà uguale a row voce al campo fk pagina redirect, poi ci serve la posizione e i parametri, quindi posizione sarà uguale a row voce al campo posizione, quindi posizione voce, e parametri che sarà uguale a row di voce al campo parametri URL. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, ci sta recuperando i dati tranne il nome della voce, perché non è voce menu ma è nome voce sicuramente, vediamo, perfetto. Poi non ci sta visualizzando ancora i dati delle voci associati a questo menu, perché dobbiamo anche ricavare l'id menu, e quindi dal nostro database id menu sarà uguale a row di voce al campo fk menu, punto e virgola. In questo caso ci sta già perfetto visualizzando le voci associate al menu. Poi dobbiamo inoltrare l'id menu alla pagina per il salvataggio delle modifiche e in caso di errore recuperarlo tramite la sessione. Quindi nel campo hidden avremmo dovuto lasciarlo prima, ma lo riaggiungiamo, gli passiamo anche l'id menu. Perfetto, salviamo, quindi ci spostiamo in backend e definiamo l'azione e il pulsante per il salvataggio delle modifiche, quindi backend amministrazioni frontend e definiamo l'azione per il salvataggio delle modifiche, quindi form modifica voce, quindi form modifica voce menu selezionata. Ci spostiamo in amministra pulsanti e definiamo il pulsante per il salvataggio delle modifiche, quindi salva modifiche, pulsante salva modifiche apportate alla voce menu selezionata, azione pulsante form modifica voce, funzione da richiamare salva modifiche voce, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect. Una volta effettuato il salvataggio torniamo a voci menu, percorso, posizione, messaggio conferma non ne abbiamo bisogno, quindi ci spostiamo in front-end, gestione menu, voci menu del menu top, modifichiamo la voce home page, visto che ci siamo evidenziamo anche il record che stiamo modificando e quindi in elenco voci alla nostra tabella gli aggiungiamo il set evidenzia e gli passiamo il campo che stiamo inoltrando tramite l'URL, quindi voce. Perfetto, quindi apriamo il file per il salvataggio, quindi funzioni salva modifiche voce, apriamo il file per l'inserimento della voce, quindi recuperiamo i nostri dati,
e oltre all'id menu e la pagina return stiamo ricevendo anche l'id della voce che stiamo modificando, che sarà uguale a $_post id voce. Effettuiamo i nostri controlli. Salviamo i dati in caso di errore. E qui dobbiamo aggiungere anche l'id del menu. Quindi qua id menu uguale a id menu. E in caso di errore dobbiamo restituire nell'URL la voce che stiamo modificando. Quindi pagina return andrà completato con end voce $id voce. Perfetto, altrimenti update, quindi update voci menu, set nome voce uguale a voce menu, virgola fk pagina redirect uguale a redirect, virgola posizione voce uguale a posizione, parametri URL uguale a parametri, e poi li aggiungiamo where id voce è uguale, e qua ovviamente concateniamo $id voce. Perfetto, se il salvataggio delle modifiche va a buon fine, ovviamente il nostro header location sarà pagina uguale a cell redirect, quindi la nostra funzione come sempre, e gli passiamo la connessione, virgola, e il pulsante che ha inoltrato la richiesta, quindi post id pulsante incluso, e poi completiamo l'URL, quindi end menu uguale, e qua ovviamente ci va id menu. Salviamo, cancelliamo il nome della voce e testiamo gli errori. Perfetto, aggiungiamo un paio di R al nome della voce, salviamo le modifiche. Come vedete siamo tornati in voci menu e il nome della voce è stato modificato. Perfetto, ora ripristiniamo il nome originale e vediamo di definire la cancellazione della voce menu. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file cancella voce, quindi cancella voce, modifichiamo la nostra query, quindi delete from voci menu where id voce è uguale, e qua ci va $_post id record selezionato. Se la nostra query va a buon fine, ovviamente pagina return sarà uguale a quello di salva modifiche, però ci serve l'id menu associato alla voce che stiamo cancellando. Quindi prima della cancellazione dovremo ricavare, quindi cell menu, dovremo ricavare
l'id del menu, quindi select fk menu from voci menu where id voce è uguale a post dd record selezionato. Eseguiamo la nostra query, quindi res menu sarà uguale a MySQL query di connessione virgola dollarino cell menu row menu sarà uguale a MySQL fetch array di res menu, e quindi dollarino id menu sarà uguale a row menu al campo fk menu, punto e virgola. Salviamo, definiamo una nuova voce per il menu top che la chiamiamo test, pagina per il redirect home page, posizione voce 2 e salviamo. Quindi cancelliamo la voce appena inserita, diamo conferma e come vedete siamo tornati in voci menu e ha eliminato la voce appena creata. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida definiremo la pagina per la gestione delle pagine della parte pubblica del nostro sito.